Ciao a tutti! Io vi avevo detto che avrei fatto una serie sui Pinewood, effettivamente la farò, anzi questa è appunto una puntata su Pinewood, però non ne parlerò proprio uno a uno perché sono tanti e poi soprattutto come in questi casi ci sono profumi che mi ricordi di quella linea che mi ricordano più o meno le stesse cose, mi danno lo stesso vibe. Quindi questa volta vi parlo di due profumi di Pinewood che si chiamano Velvetine, che è questo, e Steading, che invece è questo. Pronti? Dai, partiamo. Ciao a tutti gente, io sono Fabrizio, questo è The Cantankerous, vi parlo sempre di profumi strani e un po' diversi dal solito, per persone strane e diverse dal solito. Devo accorciare questa cosa, mi sono già stancato di dirlo. Oggi vi parlo di un brand del quale ho già parlato in un altro video, qualche video fa, e voglio andare avanti a parlare di questo brand. Vi parlo appunto di Steading e Velvetine, due profumi di Pinewood che mi ricordano tantissimo l'autunno. Ci sono altri profumi che mi hanno ricordato veramente tanto l'autunno, onestamente mai come questi. Io lo dico perché magari poi qualcuno lo pensa, non sono sponsorizzato, giuro. E il fatto è che sapete come sono io ho sempre amato i profumi boscosi, o meno, da un pezzo che amo i profumi che sanno di bosco, foglie, pini, e quindi questo brand capita a pennello. Tra l'altro non voglio neanche tanto creare l'hype perché se ne parlava già prima che ne parlassi io, sia su Fragrantica che sui gruppi Facebook, quindi ragazzi, ve lo assicuro, sono onesto. Partiamo con Steading, questo qui, dal colore verdolino, verde aranciato, verde scuro. Questo profumo parte con un odore di melassa come se fosse stata lasciata scaldare, quasi bruciare, caramellare. È quella fumosità densa, appiccicosa, dolce, dolciastra, più che dolce. Mi ricorda dopo un pochino, appena l'apertura se ne sta andando, mi ricorda tantissimo. Avete presente il fornello di una pipa di legno? Una pipa di legno dove sono rimasti i residui della combustione del tabacco, quindi è quell'odore del tabacco dolce, fumoso, mischiato con il legno. Ragazzi, io allora mi sono ripromesso in realtà, da quando sono tornato, di non dire più cose tipo è fantastico, è meraviglioso, perché poi mi cazziano, perché poi mi dicono che sembra che sto facendo pubblicità e la cosa mi scoccia. Però io quasi quasi, sai che ti dico, me ne fregherei e vado avanti a dirlo, perché quando trovo un profumo così, ragazzi, è eccezionale. Questo odore del tabacco, devo andare veloce perché sono due, quindi... No, mi è caduto. Mi è caduto il cazzillo. Dio mio, trovato! Tra l'altro io mi sono messo in misa autunnale, però in realtà ho caldo. Stavo dicendo, in questo profumo quando va avanti l'evoluzione prende corpo quel tabacco prende forma, diventa più rotondo, si sente meglio, insomma. E rimane però dolce, rimane molto morbido, il colore del juice proprio è di un verde scuro, in realtà a me fa venire in mente un colore più aranciato, più un giallo arancione venato di marrone, molto scuro, molto caldo, e davvero è l'autunno questo profumo, ma sul serio, è tutta un'atmosfera così, cioè non vi sto prendendo in giro, mamma mia. Quando appunto va avanti, che prende corpo questo tabacco, si sente anche una nota di miele, ma più che altro è proprio, cioè non solo l'odore, anche la densità, la texture del profumo sembra davvero del miele. È caldo, denso, è fluido, ma è proprio una sensazione più che un odore. Insomma, è davvero un profumo caldo per l'autunno. È un profumo da sentire con calma, in silenzio, a casa, davanti a una stufa o a un camino per i più fortunati, ma anche un termosifone va bene,
Comunque al caldo, a casa, in silenzio, con un libro in mano e un liquore bello, bello denso dall'altra, puntando più al libro che al liquore, se no poi il libro non lo leggete più. C'è poi in asciugatura qualcosa di più pungente, si sente un odore più amaro, un pochino più graffiante. Credo che siano gli aghi di pino, comunque poco importa, si sente qualcosa di più verde graffiante che va a completare il profumo, dando ancora più dimensione a questo profumo. Lo amo, sono innamorato. Tra l'altro questo odore pungente però non diventa troppo forte, rimane sempre quell'odore di cera d'api e miele che dà rotondità. Mamma mia, sono esaltato. Passiamo all'altro, se no poi sbarello. Un attimo che ovviamente l'ho lasciato nella giacca. Rieccomi qui, ciao, come state? Tanto tempo che non ci si vede. Allora, passiamo a Velvetine. Allora, l'apertura di questo profumo è di legni, immaginatevi dei legni chiari, secchi e cannella. Ecco, pensate quasi a della segatura, ok? Mescolate a note dolci, tipo liquorose, tipo qualcosa tipo frutta candita. Non è fruttato, però si sente quella dolcezza, ma è una dolcezza dolciastra, davvero. La frutta candita, l'uvetta, quelle cose lì, mi ricorda quelle cose lì. Mi ricorda vagamente, tra l'altro, 1270 di Frappin, che ho comprato da poco. Ma proprio appena. Questo è molto più legnoso. Insomma, è un profumo complesso, è un profumo caldo, ma insieme molto leggero. Ma non solo, perché quello che mi esalta di questo profumo è che ha una specie di texture polverosa, morbida. Mi ricorda tantissimo un maglione di lana pesante, un maglione di quelli a maglia larga, quelli un po' pelosini, avete presente? Quelli. Data la speziatura, mi ricorda tanto una fiera in cui vengono servite caldarroste, liquori per scaldarsi, una fiera in cui appunto fa freddo e noi andiamo in giro vestiti pesanti, con un bel cappotto, una sciarpa, scaldandoci, prendendo qualcosa da bere e scaldandoci le mani tenendo la caraffa, la tazza con tutte e due le mani, e mi dà quella sensazione lì perché è veramente morbido, ma non nel senso che il profumo è rotondo, dà proprio l'idea di qualcosa di morbido addosso. Qui in asciugatura torniamo a sentire quei legni chiari, torniamo a sentire quelle note legnose, ma emerge insieme una nota di vaniglia, una nota speziata calda che qui sì arrotonda un po' il profumo, gli dà un po' più di dolcezza. Insomma, anche questo, ragazzi, è un profumo autunnale, perfetto per l'autunno. Gioca su quel contrasto di odore caldo perché fuori fa freddo, cioè odore caldo per i climi freddi. Gioca con quel contrasto che dà l'idea di un'ambientazione fredda ma con i colori caldi, di vestiti pesanti, di sciarpe. È veramente buono e in coppia con l'altro è fantastico. Quindi, ragazzi, concludo qua. Stedding, Velvetine, due profumi di Pinewood, tutti e due perfetti per l'autunno. Dovendo scegliere, credo che sceglierei Stedding, mi piace molto di più Velvetine, ha una proiezione molto più intima, purtroppo dopo un po' si fa fatica a sentirlo, almeno sulla mia pelle fa così, viene praticamente bevuto, e so che c'è perché rimane il colore però faccio fatica a sentirlo, è molto più appunto intimo, però altrettanto caldo, molto più leggero ma altrettanto morbido, anche se in un modo un pochino diverso, come vi ho spiegato. Bene ragazzi, dai, spero di non averci messo troppo, comunque tanto poi con l'editing taglio via tutte le cose inutili che ho detto, in modo da sveltire un attimino la situazione. E per ora vi saluto, ci rivediamo prossimamente, non vi porterò un altro Pinewood perché sennò davvero, insomma, non voglio risultare monotono, vi porterò qualcosa di molto interessante. Ci vediamo prossimamente, ciao gente!